A All Star Grand Kingdom 2026 non andrà in scena solo un match per la Red Belt. Tra Sayaka Mitani e Sayaka Kurara c'è qualcosa di molto più importante in gioco, perché la stipulazione è chiara. Se Kurara perde, le Cosmic Angels si sciolgono. Ed è proprio questo che rende questo match diverso da tutti gli altri. Non è tanto una questione di chi vince, ma di cosa succede dopo. Perché a seconda del risultato, la Stardom potrebbe prendere due direzioni completamente diverse. E oggi non voglio fare un pronostico, quello arriverà. Oggi voglio analizzare entrambi gli scenari in modo concreto per capire davvero quali sarebbero le conseguenze. E per farlo bisogna partire da un concetto fondamentale. Sayaka Kurara non è semplicemente una sfidante. Kurara è, a tutti gli effetti, l'erede spirituale di Tam Nakano. E questa non è una frase fatta, è una responsabilità reale, concreta, visibile nel modo in cui viene presentata, nel modo in cui combatte, nel modo in cui porta avanti l'eredità delle Cosmic Angels. Perché le Cosmic Angels non sono una stable costruita intorno alla forza dominante, ma attorno a un'idea precisa, connessione emotiva, identità, appartenenza. Tutti elementi che derivano direttamente da Tam Nakano. E proprio per questo Kurara oggi non sta combattendo solo per vincere un titolo, sta combattendo per difendere un'eredità. Sta cercando di dimostrare di poter essere la persona giusta per portare avanti qualcosa che non ha creato lei, ma che le è stato affidato. Ed è una delle situazioni più difficili che si possono avere in Stardom, perché quando erediti qualcosa di così forte, il confronto è inevitabile e il rischio di non essere all'altezza è sempre dietro l'angolo. Questo rende la stipulazione ancora più pesante, perché se perde, non si tratta solo di una sconfitta sportiva, si tratta della fine di quel mondo. È come se il castello costruito da Tam Nakano crollasse proprio nel momento in cui Kurara prova a difenderlo. E questo, a livello narrativo, è un punto chiave. Ora però allarghiamo il discorso, perché per capire davvero cosa può succedere bisogna guardare come la Stardom si è mossa negli ultimi anni. Dopo l'era di Rossy Ogawa abbiamo assistito a un cambiamento abbastanza evidente sotto la gestione di Taro Okada. E questo cambiamento si è visto soprattutto nella gestione delle unit. Se prima le stable tendevano a durare nel tempo, oggi sembrano molto più dinamiche. Ma dinamiche non significa solo evoluzione, significa anche che la compagnia è molto più propensa a chiudere capitoli quando ritiene che abbiano esaurito il loro ciclo. E questo si è visto chiaramente con diverse stable. Il filo conduttore è sempre lo stesso. Quando una unit perde i suoi membri fondamentali o la sua leader, entra in una fase critica. E a quel punto la Stardom non ha paura di prendere decisioni drastiche. È successo con Squeeze Quest, è successo con EXV. Non parliamo di stable qualsiasi, ma di gruppi con una storia importante. Eppure, nel momento in cui hanno perso i loro punti di riferimento, non sono più riusciti a mantenere la stessa identità e si sono sciolte. Ed è qui che il discorso si collega direttamente alle Cosmic Angels, perché anche loro si trovano esattamente in quella situazione. Hanno perso la loro fondatrice, hanno perso la loro figura centrale e ora si trovano davanti a un bivio: reinventarsi o finire. E questo ci porta al primo scenario, la vittoria di Saya Kamitani. Guardando la situazione in modo freddo e analitico, è probabilmente lo scenario più lineare. Kamitani è la campionessa, è una delle figure più solide della compagnia ed è già riuscita a imporsi su Kurara. Non è solo una questione di status, ma anche di costruzione.
Saya è stata costruita come una campionessa dominante, affidabile, e questo tipo di figura difficilmente perde in un contesto del genere, a meno che non ci sia una direzione molto precisa. Se Kamitani vince, la conseguenza è immediata. Le Cosmic Angels si sciolgono. Punto. E questa non sarebbe una scelta sorprendente, anzi, sarebbe perfettamente coerente con il modus operandi visto negli ultimi anni. Una stable che perde la sua leader, che fatica a trovare una nuova identità e che alla fine viene chiusa per lasciare spazio a qualcosa di nuovo. E in questo scenario Sayaka Kurara diventa il centro della narrazione, perché è lei che ha fallito, è lei che non è riuscita a sostenere il peso dell'eredità di Tam Nakano. E questo può diventare un punto di svolta enorme per il suo personaggio, perché la Stardom ha sempre dimostrato di saper raccontare molto bene le sconfitte pesanti. Quelle che non sono solo numeri, ma momenti che cambiano davvero una carriera. Kurara potrebbe uscire da questa situazione completamente diversa, più dura, più consapevole, magari anche più distante da quell'identità che ha sempre rappresentato. E questo aprirebbe a tante possibilità narrative, cambi di atteggiamento, nuove rivalità, nuove direzioni. Allo stesso tempo, una vittoria di Sayaka Mitani rafforzerebbe ulteriormente il suo status. Non sarebbe solo una difesa titolata, sarebbe una difesa che ha portato alla fine di un'intera unit. E questo tipo di vittorie costruisce credibilità, rende ancora più dominante, ancora più difficile da affrontare, e a quel punto la domanda diventerebbe un'altra: chi può davvero batterla? Ma c'è anche un altro scenario. Uno scenario che va contro quella che sembra essere la direzione più logica: la vittoria di Sayaka Kurara. Se Kurara dovesse vincere, il significato cambierebbe completamente. Non sarebbe solo una sorpresa, sarebbe una scelta narrativa forte, perché significherebbe che la Stardom decide di non chiudere quel capitolo, ma di farlo evolvere. E qui entra in gioco il parallelismo più interessante, perché c'è già una stable che si è trovata in una situazione molto simile ed è riuscita a sopravvivere. Le Stars. Anche loro hanno perso la loro figura simbolo, Mayu Iwatani. E anche in quel caso sembrava l'inizio della fine, perché quando perdi una figura come Mayu, è difficile immaginare come si possa andare avanti. E invece Stars ha trovato una nuova direzione, ha trovato una nuova guida, e quella guida è stata Hanan. Hanan è diventata a tutti gli effetti l'erede spirituale di Mayu Iwatani. Non è una coppia, non è una sostituzione, è un'evoluzione. Porta avanti gli stessi valori, ma con una sua identità. Ed è proprio questo che ha permesso alla stable di non crollare. Allora la domanda diventa inevitabile: può succedere la stessa cosa con le Cosmic Angels? Può Sayaka Kurara diventare ciò che Hanan è diventata per Stars? Se la risposta è sì, allora la vittoria di Kurara avrebbe un significato enorme, perché non sarebbe solo la sua consacrazione, sarebbe la dimostrazione che una stable può sopravvivere anche dopo aver perso la sua fondatrice, a patto di trovare qualcuno in grado di portare avanti l'eredità. E questo cambierebbe completamente la percezione delle Cosmic Angels. Non più una stable legata esclusivamente a Tam Nakano, ma una stable capace di evolversi nel tempo. E Kurara diventerebbe il simbolo di questa evoluzione. Allo stesso tempo, darle la Red Belt significherebbe affidarle un ruolo completamente diverso. Non sarebbe più un'esecutrice, sarebbe una campionessa, e questo comporta responsabilità diverse, nuove sfide, nuove aspettative, perché essere il volto della compagnia richiede
continuità, credibilità, capacità di sostenere il ruolo nel tempo. Dall'altra parte, una sconfitta di Sayaka Mitani non la ridimensionerebbe, anzi, potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova fase anche per lei. Una campionessa che cade dopo un regno importante spesso torna più pericolosa, più determinata, più focalizzata. E questo potrebbe portare a sviluppi interessanti anche tra le due. Alla fine, quello che rende questo match così interessante è proprio questo. Non esiste uno scenario giusto e uno scenario sbagliato. Esistono due direzioni completamente diverse. Da una parte hai una scelta coerente con il passato recente della compagnia, chiudere una stable che ha perso la sua leader e andare avanti. Dall'altra hai una scelta che guarda al futuro, dare continuità attraverso un passaggio di eredità. E in mezzo a tutto questo c'è Sayaka Kurara non solo come sfidante, ma come possibile punto di svolta per le Cosmic Angels. E allora, la vera domanda non è chi vincerà, non ancora. La vera domanda è: la Stardom seguirà la strada più semplice o deciderà di scrivere un nuovo e sorprendente futuro? E tu? Quale delle due versioni vuoi vedere?